Benvenuti a tutti su Storie dalla soffitta. Oggi vi porto alla scoperta di un personaggio che, tra gli anni 70 e 80, ha saputo conquistare i lettori con il suo mix di fascino, ironia e un pizzico di magia. Sto parlando di Magella, una giovane e audace strega che con le sue avventure piccanti e il suo spirito libero è diventata un'icona del fumetto erotico italiano. Preparatevi per un viaggio nelle atmosfere irriverenti e bizzarre di Magella. Un personaggio che ha sfidato convenzioni e stereotipi, in un'epoca in cui, diciamocelo, il fumetto per adulti era ancora una novità assoluta nelle edicole italiane. Magella è nata dalla matita del geniale Dino Leonetti nel 1974 per l'editore Publistrip, legato al gruppo di fumetto di Renzo Barbieri, ed è diventata immediatamente una delle protagoniste più spregiudicate e divertenti del fumetto per adulti. Nella cultura del tempo, Magella rappresentava una sorta di sfida agli stereotipi femminili e a un'Italia ancora profondamente conservatrice. La sua bellezza e spregiudicatezza, unite a un'ironia sagace, la rendevano un personaggio unico e innovativo, in grado di scherzare con la propria sensualità senza mai prendersi troppo sul serio. Magella è una giovane strega dai capelli neri corvini e un corpo formoso che le serve come arma principale nelle sue avventure. Magella è un personaggio dotato di poteri magici, che usa in modi sempre imprevedibili e comicamente assurdi per risolvere situazioni in cui si trova coinvolta. Le sue storie spesso oscillano tra l'assurdo e il comico, con scene e trovate ironiche che svelano il lato umoristico dell'erotismo. La sua magia è quindi un pretesto per mettere in scena situazioni comiche, irriverenti e a tratti surreali, in un'epoca in cui il fumetto erotico stava iniziando a guadagnarsi un posto importante nelle edicole italiane. Ogni episodio di Magella si presenta come un racconto autoconclusivo. Magella si muove in ambientazioni medievali o fantasy, spesso caratterizzate da personaggi e contesti paradossali e con un sottotesto umoristico. La trama è generalmente semplice, con Magella che viene coinvolta in situazioni esilaranti o equivoche, risolte grazie a incantesimi, poteri magici e naturalmente il suo fascino. La libertà sessuale e la provocazione sono fili conduttori, ma sempre trattati con quel tono giocoso e irriverente che la rendono unica. L'autore principale di Magella è Dino Leonetti, artista di talento che ha saputo dare vita a un personaggio perfettamente in linea con i gusti e le trasgressioni dell'epoca. Leonetti aveva un tratto semplice ma accattivante, perfetto per esaltare l'erotismo comico di Magella senza mai risultare volgare. Le sue illustrazioni presentano un uso sapiente del bianco e nero, con linee pulite e dinamiche che enfatizzano l'espressività dei personaggi e la comicità delle scene. Leonetti non solo disegnava, ma curava anche le storie, mantenendo sempre un perfetto equilibrio tra leggerezza narrativa e un'ironia spesso pungente. La prima apparizione di Magella è stata sulla rivista Menelik nel 1974, ma ben presto il personaggio ottenne una testata propria grazie al successo ottenuto. Il fumetto è stato pubblicato per molti anni, fino agli anni '80, in un'epoca in cui il fumetto erotico godeva di grande popolarità. La sua diffusione è stata particolarmente significativa in Italia, ma Magella ha anche avuto una sua versione francese, dove è conosciuta con lo stesso nome e ha trovato un pubblico altrettanto affezionato. Nonostante la chiusura della serie originale, Magella ha mantenuto un suo culto tra i lettori, tanto da essere oggetto di ristampe e apparizioni in antologie di fumetti erotici. Nel tempo è stata ripresa in diverse pubblicazioni per adulti, continuando a far sorridere e a divertire nuove generazioni di lettori. La sua longevità editoriale dimostra come Magella sia riuscita a conquistarsi uno spazio duraturo nel panorama del fumetto italiano. Magella, come molti altri personaggi del fumetto erotico italiano, ha avuto un impatto significativo nel modo di rappresentare la donna nella nona arte. Seppur in una chiave irriverente e a tratti stereotipata, Magella ha rappresentato una rottura con i classici ruoli femminili, offrendo un modello di donna sicura di sé, indipendente e ironica. In un certo senso ha aperto la strada a un approccio più libero e disinibito nella rappresentazione dei personaggi femminili, rompendo tabù e mostrando che l'erotismo poteva essere trattato con leggerezza e umorismo. Non possiamo negare che, se guardata con gli occhi di oggi, Magella possa sembrare anacronistica o anche discutibile. Tuttavia,
va collocata nel suo contesto storico, quando il fumetto per adulti era ancora un fenomeno nuovo e trasgressivo. Magella incarna perfettamente lo spirito degli anni 70, un decennio di grandi cambiamenti sociali e culturali, in cui il desiderio di libertà espressiva si rifletteva anche nei fumetti. Personalmente, trovo che Magella sia un personaggio estremamente affascinante per il suo modo di affrontare con leggerezza temi che all'epoca erano considerati scabrosi. Il suo mix di umorismo, erotismo e fantasia la rende un esempio unico e divertente nel panorama del fumetto italiano. Magella è ironica e autoironica, e il suo personaggio riesce a strappare un sorriso, anche oggi, a distanza di decenni dalla sua prima apparizione. Inoltre, è interessante notare come un personaggio così legato agli anni 70 riesca ancora a essere ricordato con affetto dai lettori, e come sia stato in grado di aprire nuove vie per la rappresentazione femminile nei fumetti. E se questa incursione nel mondo di Magella vi è piaciuta, non dimenticate di iscrivervi al canale. Sul nostro Storie dalla soffitta continueremo a esplorare il fantastico e affascinante mondo della nona arte, dai personaggi classici ai fumetti più trasgressivi e ironici come Magella. Se volete scoprire altri retroscena, storie e curiosità, restate sintonizzati e attivate la campanella per non perdervi nessuna puntata. Grazie per avermi fatto compagnia e alla prossima avventura su Storie dalla soffitta. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire. Tra Eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione. Iscriviti al canale, entra in questa visione. Sotto le stelle dei grandi maestri, tra tavole e inchiostro tutti son desti. Da Ugo Pratt a Pazienza sognante, il fumetto è una danza travolgente. Tra curve morbide, trame profonde, qui la cultura si fonde e confonde. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire. Tra Eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione. Iscriviti al canale, entra in questa visione. La soffitta è un rifugio segreto, dove ogni fumetto è un universo completo. Storie dalla soffitta, vieni qui anche tu. Ogni video è un viaggio, tutto da vivere in più.